Ma che cosa sta succedendo che questa confusione mi disturba? Non lo so, Vag. Devono essere gli apprendisti. Domani li torturo tutti. Ma che diavolo succede? Non lo so, Vag. Ah, guarda la porta. Qualcuno sta cercando di sfondarla. Ma chi... Cosa? Il lupo del nord, Vargo, aprì la porta e di fronte a lui uno spettacolo inusitato. La stanza era quasi completamente immersa nel buio, se non per la luce aranciata delle forge che avrebbero costruito decine se non centinaia di armi. Ma non era questo che aveva colpito lo sguardo acuto di Vargo. In realtà, due figure troneggiavano in quella stanza, due figure malevole, uguali nel male e nella forza che da esse promanava. Due nani il cui aspetto era identico, se non che una aveva una lunga barba e lunghi capelli e l'altra no. Ma questo poco importava allo sguardo di Vargo. Egli era totalmente concentrato sul luccicare della possente spada che brillava dietro di loro. Tutto d'intorno decine di corpi straziati, ancora agonizzanti. Chissà quali orrori avevano subito quelle povere creature che avevano dovuto sopportare su di sé le torture di quei due costruttori di lame e morte. I due nani alzarono all'unisono lo sguardo verso quel possente intruso che mai si sarebbero aspettati di vedere in quel momento. Lo conosci tu, Cal? Chi è questo qua? No, non l'ho mai visto. Uccidiamolo. I due nani gemelli, pur deformi e mostruosi, erano combattenti formidabili. L'uno era avvezzo alla magia, quanto l'altro alla forza dell'acciaio. Si avventarono immediatamente come un solo uomo, capaci e forgiati dalle loro capacità da decine e decine di scontri e di anni di addestramento. Ma a Vargo ciò poco importava. L'unica cosa che egli bramava era la spada, e l'unica cosa che si frapponeva tra lui stesso e la conquista di ciò che più desiderava erano quelle due figure, e lui le avrebbe spazzate via come un tornado, come se egli fosse stata l'incarnazione della tempesta stessa. Rapido e letale, schivò gli incantesimi del nano che possedeva la magia. E forte e veloce, come solo un barbaro potrebbe essere, schivava all'unisono le lame malevole che l'altro guerriero nanico brandiva con sapienza. Non aveva armi se non le sue mani, ma le sue mani erano come magli e colpivano e schiantavano ad ogni colpo. Di fatto, con brevi e rapidi pugni, riuscì a schiantare il cranio del mago, che sollevandolo da terra lo portò fin quasi alle mura. Gli ruppe il collo e lo lanciò contro il proprio fratello, il quale, pur essendo veloce, in quel torno di tempo non lo fu abbastanza. Vargo, coperto del sangue proprio degli avversari, raccolse un martello della fucina e con un unico balzo si gettò come una furia sul corpo del guerriero che ora era seppellito dal proprio fratello e gli sfondò il cranio con tale furia che il maglio si infisse nel pavimento. Dietro di lui, Wim e Medillian rimasero attoniti. Ma è impazzito? Mai avevano visto una furia, una potenza e una rabbia simili a quelle, ma Vargo non vi prestò attenzione. Raggiunse la brama della sua furia, quella spada per la quale aveva rischiato tutto, la vita, l'anima e il cuore. E quando la sua anima la vide, non potrà che tremare per il desiderio. Le sue mani vi si posero sopra e brandirono ancora una volta quella fantastica Elsa. Medillian, intelligente com'era, capì subito che quelle erano le mani dei nani che avrebbero dovuto frapporsi per aprire quella porta. Con una rapida spiegazione si rivolse a Vargo. Amputagli le mani e torniamo al corridoio con le due porte. Con una furia inusitata, Vargo tagliò immediatamente le mani dei due gemelli, le prese, ancora gocciolanti del loro sangue, e con una brutalità che solo lui avrebbe potuto avere, le schiantò esattamente sulla porta, e la porta si aprì. Invece che la luce della libertà, trovarono altre scale, oltre le quali una porta
ove strane luci e pestilenziali odori li investirono come il mistero che li circondava. Cos'è questo fetore? Credo di sapere cos'è. Venite.